La serie di Crash Bandicoot ha ormai un bel po' di anni sulle spalle. Mi sembra quindi doveroso andare a fare una retrospettiva per ogni videogioco della serie. Nel pieno del suo 20° anniversario oggi parleremo di Crash to Insanity, quinto capitolo principale realizzato da Traveler's Tales Oxford Studio e rilasciato nel 2004 per PlayStation 2 e sull'Xbox originale. Dopo la pubblicazione di Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, Traveler's Tales aveva diverse idee per realizzare un seguito. A questo scopo, lo studio formò una divisione con a capo Steve Riding, a Oxford, nel Regno Unito. Proprio dal nome del luogo, infatti, avrà vita la Traveler's Tales Oxford Studio. Il compito di questa divisione era uno e uno soltanto: riportare in auge la serie di Crash che aveva subito un calo generale nel panorama videoludico. Per poter parlare di To Insanity occorre raccontare varie storie che poco a poco vanno ad intersecarsi tra loro. Le tantissime dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni sono importanti tanto quanto lo sviluppo dello stesso gioco. Per questo, oltre alle varie comunicazioni, sarà possibile trovare sul Crash Zone, nel link in descrizione e nel primo commento, le varie fonti tradotte da me e dai miei collaboratori, senza la quale questo video sarebbe stato molto differente e che non ringrazierò mai abbastanza. I primi lavori della divisione principale di Traveler's Tales appartengono ad un gioco di corse di Crash mai realizzato, Crash Nitro Kart, che poi Universal stessa passò in mano all'altro studio che aveva già realizzato giochi di Crash in quegli anni, Vicarious Visions. Del grande attrito tra i due studi si è ormai raccontato abbastanza, ma ci torneremo più avanti. Fu in quel momento quindi che Oxford Studio, appena aperta nel 2001, iniziò ad abbozzare un progetto di un nuovo gioco mainline di Crash Bandicoot. E si cominciò da varie idee e concept. In quel periodo infatti fu John Barton, CEO e fondatore di Traveler's Tales, a chiedere al neonato team di creare qualcosa per convincerlo che avrebbero lavorato bene in quanto squadra. Utilizzando assets di The Wrath of Cortex, il gruppo di sviluppatori realizzò una piccola demo in cui Crash e Coco dovevano collaborare per fuggire da un recinto prigione di uno zoo. Il giocatore poteva alternare tra Coco e Crash e anche sovrapporre i due personaggi. Vi era anche una visuale in prima persona, in cui il giocatore può rivedere la lista dei comandi di gioco scritti direttamente sulle mani di Crash. Fu Paul Gardner, lead designer e scrittore del progetto, a creare le animazioni per le nuove meccaniche da integrare a quelle esistenti di Wrath of Cortex. Seppur queste meccaniche fossero solo per la demo e non avrebbero mai dovuto far parte di un gioco completo di Crash, è interessante notare come una cooperazione tra personaggi fosse già nella mente del team di Oxford e che tutto lo sviluppo del progetto partisse da Crash e Coco che collaboravano per il bene comune. I concetti per quello che sarebbe stato chiamato Crash Bandicoot Evolution partirono da un incipit già esplorato dalla divisione principale anni prima. Crash Bandicoot avrebbe dovuto viaggiare nello spazio. L'idea concettuale era il prossimo passo naturale dopo i viaggi nel tempo di Warped, e Traveler's Tales voleva portare questo viaggio spaziale nel Crash Bandicoot Wars realizzato con la compartecipazione di Sony e di Mark Cerny, ma che poi per vari disguidi di pubblicazione divenne il Crash Bandicoot The Wrath of Cortex che tutti noi conosciamo. La storia di Crash Bandicoot Evolution vedeva Crash viaggiare tra vari pianeti per fermare i gemelli cattivi, che staccavano pezzi di vari mondi per creare un pianeta tutto loro. I primi schizzi dei personaggi, per decidere lo stile artistico da dare al gioco, sono del 2002. Questi disegni furono realizzati da Paul Gardner, come i vari Cortex Creepy, ed il primo abbozzo per i gemelli cattivi. Nota particolare, sulla fronte hanno il gioco Pong per motivi che Gardner stesso non ricorda.
A quel periodo risale anche una ricerca dello stile artistico per il personaggio di Coco Bandicoot. Realizzata da Duke Myten, rappresentava una versione più teenager della sorella di Crash, con indosso anche un vestito differente. Importante è infatti notare che la Coco adolescente è stata creata per la prima volta da Traveler's Tales Oxford Studio, con il design che tutti conosciamo, e che il design presente in Crash Nitro Kart è frutto di una ispirazione di Vicarious Visions per il modello di Traveler's Tales, nonostante Crash Nitro Kart sia uscito prima nei negozi. Duke Myten ha inoltre rielaborato i disegni del Creepy Cortex di Gardner, dandogli l'outfit che il dottore avrà nel gioco finale. Da questo design verrà fatto un modello del volto con animazioni, per verificarne la funzionalità in 3D ed in movimento. Per il personaggio di Crash Bandicoot la situazione fu leggermente differente. Tra il 2001 ed il 2002 Paul Gardner realizzò, sempre per cercare uno stile adatto per il gioco, un Creepy Crash per testare diverse combinazioni di colori. Il team eliminò le, così definite da Gardner, strane labbra rosa del Crash di Naughty Dog, ironizzando sull'idea che forse Crash e Coco si radessero i contorni della bocca. La scelta dell'eliminazione delle labbra rosa non proviene unicamente da Oxford Studio, ma anche da Vicarious Visions, che già in quel periodo stava lavorando a Crash Nitro Kart. Ad oggi non sappiamo effettivamente quale studio abbia avuto per primo l'idea di rendere giallo il muso di Crash, ma è una modifica che è rimasta nel tempo fino ai giorni nostri. Per il team ridisegnare Crash è stato molto difficile. Ognuno aveva un'idea diversa del suo aspetto, dovuto anche al fatto che il Crash della PS1 aveva 512 poligoni, lasciando molto spazio all'interpretazione. Uno dei test che Paul Gardner fece durante lo sviluppo fu quello di dare al loro Crash le pose dei render di Naughty Dog. Bisogna notare che non aveva i guanti in questa fase del progetto. Il modello di Crash nel gioco fu costruito da Jacques Bushnell, Jonathan Derby e da Paul Gardner. Si trovò infine una propria dimensione artistica per il gioco, dietro le sapienti e capaci mani dell'artista Richard M. Halbon, che divenne lead designer originale del progetto. La parola che permeava nello studio per il progetto di Crash Bandicoot Evolution era una sola: edgy. Il gioco doveva essere edgy, serioso, con un senso di pericolo imminente e di una grande avventura. Crash sarebbe dovuto andare di pianeta in pianeta per reclutare alleati per sconfiggere i gemelli malvagi, che nel frattempo avevano conquistato questi mondi. A tal proposito, i gemelli malvagi furono ridisegnati totalmente dal concept iniziale dallo stesso Halbon, ispirandosi ai tanto da lui detestati pappagalli Calopsitta della sua fidanzata. In questo momento dello sviluppo i gemelli cattivi si chiamavano Squabble e Squawk. È in questo momento che probabilmente nasce l'idea di rendere i gemelli cattivi gli animali di un giovane Cortex poi mutati. A giudicare anche da una concept di Cortex chiaramente ragazzino con una gabbia per uccelli disegnata proprio da Halbon ai tempi dello sviluppo di Evolution. Fu proprio grazie a lui che si venne a scoprire di quel che doveva essere Evolution, rivelando molte informazioni e concept art sul forum ufficiale di Vivendi Universal Games a metà del 2005. Come già detto, Crash Bandicoot Evolution avrebbe visto Crash Bandicoot visitare vari pianeti per aiutare i suoi abitanti, per poi reclutarli per sconfiggere il nemico comune, ovvero i gemelli cattivi. All'interno di Evolution, Crash avrebbe viaggiato anche sulla Terra, in ambientazioni che possiamo vedere unicamente tramite concept art di Halbon. In tutte queste concept possiamo vedere una moltitudine di idee. Dall'idea di un livello all'interno della mente di Coco, concetto che sarebbe stato portato avanti fino a pochi mesi dall'uscita nei negozi del gioco, fino ad una versione totalmente vulcanica dell'isola di Crash, in cui Crash sarebbe tornato indietro nel tempo tramite la tecnologia dei gemelli. C'era anche l'Accademia del Male, diversa strutturalmente dalla sua versione finale, ed una prima versione di Madame Amberly creata da Jordan Raychek, che la mostrava come una vecchia rachitica che si sarebbe poi trasformata in un mutante dall'aspetto di un ragno. C'era anche un impianto industriale ipertecnologico di Cortex che utilizzava per produrre sostanze tossiche. Tutte queste idee provenivano dalla mente di un designer australiano di nome Dax, forza trainante di molte delle idee pensate per Evolution sopravvissute fino a Twinsanity. Dax è anche la persona dietro il gioco iNinja. Crash Evolution avrebbe avuto tanti pianeti da esplorare, tutti differenti nell'aspetto, nelle meccaniche di platform e, ovviamente, nella fauna e flora.
Vi era un pianeta in cui le grandi città erano sospese nel cielo, con una tecnologia molto avanzata e curvilinea. Cosa c'era però sotto questa città sospesa? Un posto buio e cupo, molto meno lussuoso della città luminosa di sopra. Crash avrebbe avuto bisogno dell'aiuto dei ricchi abitanti della città alta e dei lavoratori delle baraccopoli sottostanti per fermare l'invasione dei gemelli. Uno degli operai di questa città di sotto sembrava una tartaruga umanoide. Un altro pianeta ampiamente discusso e disegnato nelle concept era il pianeta Gaudí, espressamente improntato a rappresentare lo stile architettonico dell'artista spagnolo. Questo pianeta avrebbe incluso un orco a 3 teste come uno degli alieni reclutati dalle formiche per portare avanti i loro piani e fermare Crash. Il pianeta avrebbe avuto anche delle grotte piene di Wumpa. Il mondo di Gaudí era un posto piuttosto inospitale. Crash avrebbe dovuto farsi strada da una serra enorme all'altra poiché l'atmosfera esterna era velenosa. Le formiche di gemelli avevano già iniziato a spogliare questo pianeta delle sue risorse, poiché era ricco di minerali. Gli abitanti di Gaudí erano una razza di sciamani e guerrieri, gli Sherpa. Crash avrebbe dovuto aiutarli in molte missioni per guadagnarsi la loro fiducia. Questo era un altro aspetto del gioco, completare missioni in cui Crash avrebbe vagato per i mondi cercando di fare del suo meglio per aiutare, e alla fine causando problemi lungo il cammino. Furono proposti molti altri mondi, tra cui un acquatico con dei pesci antropomorfi come abitanti, ma ad oggi non sono ancora emersi artwork ritraenti queste idee. In cosa consisteva esattamente il gameplay di Crash Bandicoot Evolution? Banalmente, doveva essere come un classico Crash Bandicoot, ma nell'ottica di un open world con tante subquest da completare, per poi arrivare alla main quest. Una particolarità di Crash Bandicoot Evolution era l'utilizzo di un piccolo alieno che avrebbe aiutato Crash in soluzioni uniche di platforming. Questo alieno, chiamato Fufi, avrebbe aiutato Crash ad arrampicarsi, ad ondolare, ad agganciarsi su determinati tipi di supporto. In una build, pubblicata tramite video da aprile 2022 da NeoKesha, è possibile vedere alcune stanze di prova per collaudare le varie meccaniche del titolo. Crash aveva molte animazioni differenti rispetto al prodotto finale rilasciato nei negozi. Non soltanto l'animazione di corsa, ma anche quella del salto e le idle animation erano molto differenti. Crash non aveva il perenne sorriso che ha ottenuto nel gioco rilasciato, ma mostrava una gamma di espressioni che venivano mostrate continuamente. Dalle concept art è possibile vedere Fufi e quelli che sembrano suoi simili in differenti colori, e anche un Fufi che mostra differenti stati d'animo, probabilmente per adattarsi ai vari utilizzi dell'alieno. Questa creatura fungeva da chiave spaziale, anche da scudo e chissà cos'altro. È presente anche un Crash con indosso una tuta spaziale, per i momenti in cui Crash avrebbe viaggiato da un pianeta all'altro o nelle fasi di spazio aperto. Nel gameplay mostratoci vediamo delle formiche che possono essere cavalcate da Crash, ma anche dai droni formica nemici. Il feedback del pubblico per il gioco mainline precedente, Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, aiutò il neonato team a capire che strada dovessero prendere. Paul Gardner a tal proposito dirà che ci fu uno stupore generale sulla differenza tra vendite e critica del gioco. Era segno che Wrath of Cortex fosse solo un gioco di Crash su PS2, ma che non osava più di tanto. Questo lo ha portato a credere che Universal si fosse accorta che l'interesse ed i rendimenti del franchise fossero in calo. Daniel Tonkin, lead artist e art director del progetto, pensò che le vendite fossero enormi e questo era dovuto anche all'accessibilità del gioco stesso. Accendere la console, inserire il disco e apprendere in pochissimi minuti come giocare era una cosa importantissima per un gioco per famiglie e che avrebbero dovuto replicare questo feeling anche per il loro prossimo gioco. Per quanto riguarda invece per l'approccio al 3D completo, ramificato rispetto ai classici tunnel, il team ha pensato che fosse una semplice evoluzione naturale della serie. Esplorare, ma restando sempre con un ritmo serrato come i giochi classici su binari. Pare che oltre al team stesso fosse anche l'editore Vivendi Universal a premere affinché ci fosse una certa evoluzione nel gameplay, rendendo il gioco più libero da esplorare. A tal proposito, i due sviluppatori diranno: credo che inizialmente Universal volesse creare un gioco che fosse in gran parte esplorativo, poi lo abbiamo mitigato e reso più lineare, ma all'interno di questa linearità c'è la possibilità di guardare tutto quello che si vuole, di andare dove si vuole, anche se alla fine l'obiettivo consiste in un viaggio dal punto A al punto B.
Abbiamo cercato di mantenere il ritmo dei giochi precedenti, perché quando si passa da un'area di gioco più contenuta ad una più aperta, si rischia che l'esperienza diventi più simile ad un dover viaggiare da una parte all'altra, il che non è altrettanto divertente. Lo sviluppo procedeva abbastanza bene e abbastanza velocemente. Le ispirazioni erano abbastanza chiare e l'idea di creare un'epopea spaziale con Crash che si alleava con Cortex e con altri alieni per contrastare l'armata dei gemelli cattivi era pressoché ben avviata, finalizzata. Accadde però che nel novembre 2002 Insomniac e Sony rilasciarono Ratchet & Clank, il primo storico capitolo della serie del Lombax. La trama di Ratchet & Clank prevedeva che Drake, il villain del gioco, staccasse pezzi di pianeti per crearne uno tutto suo. Tutto ciò sembrava ricordare molto la premessa di Crash Bandicoot Evolution. A tal proposito Paul Gardner dirà: Evolution ebbe inizio quando i gemelli cattivi rubarono l'isola di Crash dalla Terra e la usarono come tassello di un puzzle su un pianeta gigante fatto di pezzi provenienti da altri pianeti. Il tono del gioco era un po' più serio, la parola edgy è stata utilizzata spesso per descrivere il gioco, ma quando è uscito Ratchet & Clank, Insomniac ha avuto la stessa idea, il loro pianeta era identico al nostro, quindi abbiamo deciso di ricominciare da capo e di concentrarci sulla realizzazione di un gioco di Crash che fosse il più divertente possibile. Questa fu la causa per resettare completamente lo sviluppo di Crash Bandicoot Evolution per creare qualcosa di completamente opposto, qualcosa di scanzonato. La parola chiave non era più edgy, ma folle. L'uscita di Ratchet & Clank avvenne, come detto, nel novembre 2002. Il nuovo progetto nato dalle ceneri di Crash Bandicoot Evolution invece cominciò la sua produzione effettiva ad aprile 2003. 5 mesi di distanza. Cos'è successo in quei 5 mesi? Probabilmente e logicamente c'è stata molta confusione all'interno di Traveler's Tales Oxford Studio. Questo perché bisognava capire cosa tenere del progetto Evolution e cosa invece abbandonare. L'intero team fece un passo indietro e rientrò dunque in uno stato di pre-produzione, dopo 3 anni di sviluppo complessivo. È qui che entra in gioco il nome di Kate Webb. Presente già nel progetto Evolution dopo 1 anno e mezzo di sviluppo del suddetto gioco, grazie a Chris Abed-El-Massie, moderatore 3D di molti dei personaggi, tra cui Nina ed i gemelli, Kate realizzò la meravigliosa concept art dell'arcipelago di Crash, colorata poi da Albon. Kate Webb iniziò come artista degli storyboard del gioco nato dalle ceneri di Evolution, definendo poi quello che sarebbe diventato il marchio di fabbrica di Twinsanity. Lo stile di disegno. Divenne infatti poco dopo anche uno dei concept artist principali del titolo, realizzando tanti di quei design che ad oggi possiamo trovare nel gioco finale, oltre che le immagini dei caricamenti del gioco e quelli dell'HUD generale. Nel pieno della pre-produzione del nuovo gioco vennero realizzate tante nuove idee sotto la direzione artistica di Kate Webb. Da qui provengono la moltitudine di concept art e idee riguardanti Komodo Bros, Koala Kong e tanti altri. Si pensò anche a un viaggio tra le dimensioni, cosa che nel gioco finale avvenne, ma con alcune meccaniche differenti che avrebbero visto cambiare non soltanto le ambientazioni, ma anche gli stessi personaggi, ma di questo ne parleremo tra poco. Nel brainstorming generale si dovette decidere quali cose tenere e quali no, onde evitare eccessive rassomiglianze al già citato Ratchet. La filosofia del processo decisionale prevedeva il mantenimento dell'identità della serie, ma cercando di ampliare il gameplay di gioco a nuove vette come da sempre si è pensato. Si decise quindi di mantenere i gemelli cattivi come nemici, Crash e Cortex alleati contro di loro ed un approccio più aperto rispetto ai giochi precedenti. Si pensò alle parole di Mark Cerny per il vecchio gioco che poi divenne Crash The Wrath of Cortex, aree esplorabili collegate tra loro da tunnel in stile Crash classico. Una delle caratteristiche tecnicamente più avanzate di Twinsanity, infatti, era il sistema di streaming continuo, che consentiva lo spostamento tra livelli diversi in modo fluido tramite un sistema di caverne di caricamento, che consentivano il caricamento dell'area successiva mentre queste venivano attraversate da Crash senza che il gameplay venisse interrotto da alcuna schermata. Il progetto, comunque, entrò in piena produzione di sviluppo ad aprile 2003, ed il team aveva circa 1 anno di tempo per finire il tutto e rilasciare il titolo nei negozi. Il team aveva deciso di costruire la personalità di questo nuovo gioco basandosi su un umorismo prettamente demenziale, prendendo spunto da Ren e Stimpy e dai cartoni della Warner Bros.
Nina Cortex fu pensata quasi subito per la nuova versione del gioco. Il personaggio esisteva già dai tempi del gioco di kart che poi sarebbe passato a Vicarious Visions, disegnata da Doug Michten, ma al team di Oxford piacque così tanto che venne creata rapidamente per farla entrare nel gioco. Inizialmente, come segnaposto, venne creata soltanto la testa di Nina e applicata sul corpo di Cortex. Venne poi ricreata in base al design originale, come una ragazza dallo stile gotico e con le mani robotiche. Una delle prime immagini promozionali del personaggio mostrava Nina abbracciare un animaletto, stritolandolo. Quell'animaletto era Fufi, un rimasuglio di Evolution. Goliardicamente, Paul Gardner dirà poi che quell'immagine simboleggia in qualche modo Twinsanity, rappresentato da Nina, che prende il posto di Evolution, rappresentato da Fufi. È giusto dare una piccola infarinatura su chi sia il personaggio di Nina. Nina Cortex è la nipote di Neo. All'interno del team si era indecisi se renderla la figlia o la nipote. Per questo decisero di lasciare il tutto dietro una sorta di mistero umoristico in cui Cortex stesso esclamerà: mia figlia, nipote. Nina è una ragazzina che ama tanto gli animali e adora accarezzarli. Cortex non sopportava questa cosa e quindi le impiantò delle mani robotiche. Così facendo, ogni volta che provava ad accarezzare o abbracciare gli animali, li avrebbe stritolati. Per appendersi alle pareti, Nina avrebbe dovuto appigliarsi a un geco, stritolandolo, mentre per dondolarsi in aria si sarebbe agganciata ad un uccellino. Questa meccanica sarebbe rimasta fino agli stadi di sviluppo vero e proprio di Twinsanity, per poi rimuovere ogni animaletto da stritolare perché non era molto carino da vedere e da pensare. Nel processo di creazione dei livelli per Twinsanity, il team di sviluppo inizialmente progettò ambientazioni aperte e ampie, utilizzando una geometria personalizzata per il terreno. Tuttavia, questa scelta rese le modifiche lente e difficili, e mantenere uno stile artistico coerente con una risoluzione adeguata delle texture risultò complicato in ambienti così vasti. Per risolvere questi problemi, il lead artist Daniel Tonkin sviluppò un sistema modulare innovativo, una sorta di versione tridimensionale delle classiche tiles in 2D. Questo metodo rese più semplice l'assemblaggio, il test e la modifica rapida dei layout, utilizzando direttamente la geometria finale. I tiles erano istanziabili e dotati di livelli di dettaglio a basso poligono, che potevano essere sostituiti automaticamente dal motore in base alla distanza. Daniel creò 4 versioni di ogni componente di base, una per ciascun orientamento, con l'illuminazione incorporata a livello di vertici. Questo approccio è evidente in una sezione dell'isola Insanity. Senza gli alberi, i tiles ripetuti sono visibili, ma la vegetazione li rende quasi impercettibili. Daniel Tonkin e John McCann progettarono, costruirono e implementarono livelli come Jungle Bungle e l'isola iniziale, supportati dal team e dal capo dello studio principale di Traverse Tales, John Barton. Il sistema modulare permise anche di creare elementi unici per ogni livello, usati come punti di riferimento. Per esempio, nel livello Totem Okum furono aggiunte sezioni di fiume che si integravano all'isola di Tonkin e utilizzavano le stesse texture. Allo stesso modo, la scivolata sui ghiacci adottò il principio della suddivisione in tile con texture di neve e ghiaccio dall'area dell'iceberg di Tonkin. Assets come il Moulin Cortex e altri vari oggetti presi dal livello della scalata sui ghiacci aiutarono a mascherare la ripetizione e a dare struttura e ritmo. Grazie a queste soluzioni, il team di Twinsanity riuscì a creare ambientazioni immersive, artisticamente coerenti e con tempi di sviluppo ottimizzati, mantenendo alta la qualità degli ambienti del gioco. Il motore grafico di Twinsanity non aveva un nome ufficiale. Era una versione modificata del motore utilizzato in Wrath of Cortex, con alcune parti invariate, come il sistema particellare e il posizionamento delle casse. Le parti più vecchie del motore erano chiamate codice di Knatsford, dal nome della città dove si trovava lo studio principale di Traverse Tales. A tal proposito, il team beneficiò dell'ausilio di uno strumento chiamato Agent Lab. Questo, creato da Jan Moir, era un editor visivo di macchine a stati finiti, FSM, utilizzato per scrivere i comportamenti dei nemici, dei boss e per eseguire le cutscene. Non era un linguaggio di scripting tradizionale, ma aveva funzionalità di hot reload che permettevano di aggiornare gli script durante l'esecuzione del gioco sulla PS2. L'uso di questo tool, gestito dallo studio di Oxford grazie a Kingsley Stephens, entrato agli inizi del 2003, ha reso lo sviluppo inizialmente piacevole, specialmente per la disposizione degli elementi di gioco. Le difficoltà sono emerse con l'implementazione dei combattimenti con i boss.
in particolare quello contro Madame Amberly. Con l'avvicinarsi delle scadenze, le pressioni aumentarono. A questo proposito, Kingsley ha dichiarato di aver avuto problemi di salute mentale che lo portarono a convertirsi al cristianesimo e trasferirsi in Giappone. Uno degli aneddoti che molti degli sviluppatori ricordano è quello dell'arrivo del dirigente di Universal. Dopo aver cancellato e ricominciato da zero il progetto, infatti, si presentò una figura dell'azienda con la sola missione di cancellare il gioco. Questo perché ben 3 anni di lavoro erano stati appena spazzati via in poco più di 5 mesi, ed il titolo sarebbe dovuto uscire nei negozi entro pochi mesi, ad aprile del 2004. Nell'arco di circa 6 settimane, il team di Oxford mise insieme una demo con un approccio più efficiente alla costruzione del gioco e con un design più pulito. Il progetto funzionò molto bene e riuscirono a far sopravvivere il gioco ed evitare che venisse cancellato. Questo evento unì ancora di più il team e diede, secondo Tonkin, maggiore coesione come studio. Ma solo per un po'. Tutti i modelli che rappresentano Crash, Cortex, Coco ed i gemelli cattivi appartengono a quello che restava di Evolution, così come i droni formica, le Wumpa, alcuni degli ambienti e delle texture. Il resto fu ricreato totalmente. Dingodile, per esempio, fu pensato solo durante lo sviluppo di Twinsanity e non di Evolution. Il suo design si basa sui disegni di Kate Webb. Il personaggio di Crash cattivo, o Evil Crash che dir si voglia, venne pensato per essere una trasformazione diretta del nostro Crash, causata dal viaggio tra la nostra e la 10ª dimensione. Assieme a lui, anche Cortex si sarebbe dovuto trasformare nel buon Cortex, o Good Cortex, caratterizzato da una N capovolta, un sorriso gioviale e degli occhiali da vista. Nonostante l'idea fosse questa, il team decise di renderli personaggi separati dalle loro controparti classiche. C'erano alcune idee per il Good Cortex. La prima era un'inversione dei Doc Amok, chiamata Mok ad Hoc, in cui Crash picchiava e umiliava il Good Cortex fino a farlo tornare malvagio. La seconda idea era quello di farlo apparire in una cutscene, dando il benvenuto a Crash e a Dr. Cortex malvagio nella 10ª dimensione. Nel gioco finale, per scelte interne, infine venne eliminato Good Cortex e lasciarono soltanto Evil Crash. Evil Coco, di cui abbiamo conoscenza grazie agli artwork sbloccabili nel gioco, non era mai stata concepita con l'intenzione di renderla un personaggio. Era un disegno realizzato tanto per passatempo, ma piacque così tanto che di lei venne realizzato un modello 3D. Il team si impegnò moltissimo per realizzare il primo livello, Jungle Bungle o Caos nella giungla in italiano. Lo stage doveva essere una sintesi dei classici giochi di Crash, con personaggi e stili di gioco familiari. La puzzola arrabbiata sancisce la fine dei nemici che marciavano avanti e indietro e avanti, e fa da apripista a qualcosa di nuovo. Il team pensò quindi che sarebbe stato bello se il livello si fosse concluso con l'apparizione del maggior numero possibile dei boss del passato, in modo da iniziare il gioco con la boss fight definitiva contro Cortex, e lasciare il giocatore senza alcuna idea su dove il gioco possa andare a parare dopo quella battaglia. Per avere così tanti personaggi sulla scena, gli sviluppatori dovettero lavorare sodo per ottimizzarli. Ogni personaggio è stato messo in posa e rigato con una o due articolazioni, per eseguire una singola azione-animazione, e tutti i lati posteriori nascosti dei personaggi e oggetti sono stati eliminati. Sì, dietro i personaggi erano completamente vuoti. Uno degli aspetti più innovativi di Crash Twinsanity è la possibilità di giocare nei panni del Dr. Neo Cortex, storico antagonista della serie. Il lead designer Paul Gardner ed il lead artist e art director Daniel Tonkin hanno spiegato che questa scelta era motivata dalla volontà di esplorare più a fondo il personaggio di Cortex, creando un'opportunità unica per metterlo a fianco di Crash in un'inedita alleanza. È proprio esplorando il passato di Cortex che Madame Amberly otterrà un redesign durante lo sviluppo, diventando quella che conosciamo tutti. La dinamica tra i due protagonisti era ispirata a coppie iconiche come Jay e Silent Bob e Ren e Stimpy, dove due personalità opposte sono costrette a interagire per un obiettivo comune. Questa relazione conflittuale, ma allo stesso tempo complementare, ha arricchito il gameplay e reso l'esperienza narrativa più interessante e divertente. Jordan Raychek, noto per il suo lavoro su The Ren e Stimpy Show, è stato coinvolto per scrivere la sceneggiatura del gioco e fornire input creativo sulla caratterizzazione e sulle meccaniche di gioco.
La sua influenza è stata cruciale nel definire il tono comico e stravagante di Crash to Insanity. Inoltre, Raycheck si è occupato anche dell'artwork di copertina, consolidando ulteriormente il legame tra gioco e le sue ispirazioni animate. Inizialmente il gioco doveva prevedere almeno altre 2 dimensioni. Purtroppo di queste 2 dimensioni ci sono ben poche dichiarazioni, quasi nulle, e tutte contrastanti tra loro. Lo stesso Dr. Cortex all'interno del gioco finale fa menzione di questo fatto. Poco prima di entrare nella 10ª dimensione, infatti, possiamo sentirlo mormorare con tono sommesso. Avanti, esploriamo una nuova dimensione! Avrebbero dovuto essere 2 dimensioni, ma non c'era più tempo. La 10ª dimensione, quella dove tutto è il contrario della nostra, doveva inizialmente avere un art style in bianco e nero e con linee molto più tondeggianti. L'idea in sé aveva molto senso. Se il nostro mondo era a colori, nel mondo in cui tutto è al contrario non dovevano esserci colori. Si scelse poi una versione cattiva del nostro mondo. L'isola Insanity divenne quindi arida, rossa e oscura, con totem e ambienti più alla Tim Burton. Ci furono tante idee che alla fine non arrivarono al gioco finale. Alcune vennero scartate quasi subito, altre invece sono durate per un po' di tempo nel pieno sviluppo, modificandosi nel tempo, ma venendo infine fermate prima di poter arrivare su disco. Nel corso dello sviluppo del videogioco, John McCann aveva creato in soli 2 o 3 giorni un livello chiamato Windmill Level. Nato dalla frustrazione per la lentezza del processo creativo e per l'eccessiva attenzione rivolta alla trama rispetto al gameplay. Utilizzando le risorse artistiche degli ambienti dell'isola, il livello vedeva Crash partire da una spiaggia e salire attraverso una serie di passerelle e ostacoli fino a raggiungere un mulino in cima ad una collina. Sebbene il livello fosse completamente giocabile e artisticamente quasi completo, venne deciso che non poteva essere inserito nel gioco poiché non si adattava alla trama prevista. Questo episodio evidenziò esattamente il punto che John McCann voleva dimostrare. Il gameplay veniva sacrificato per una storia che all'epoca esisteva solo come un documento di testo. Alla fine, un artista riutilizzò l'idea del mulino in una sezione del livello vicino ad Ernest con i vermi. Il Windmill Level di John McCann includeva divertenti ostacoli con trappole di bambù rotanti che Crash doveva superare, con addirittura un livello precedente, Ostrich Level, che vedeva protagonista Coco a cavallo di uno struzzo. Sebbene tutti fossero d'accordo sul fatto che fosse piacevole da giocare, anche questo livello venne scartato a causa dell'intoccabile trama. In un tentativo di compromesso, Paul suggerì che il livello potesse essere incluso se fosse stato rifatto sopra l'oceano, diventando così parte del livello Ocean Commotion. Tuttavia, John McCann non aveva intenzione di rifare qualcosa che, a suo parere, era già perfetto così com'era. Il livello che porta il nome di Ocean Commotion ha subito vari cambi durante lo sviluppo del gioco. La prima versione consisteva in un oceano asciutto diviso in 2 sezioni. Una in cui si sarebbe dovuto proteggere Cortex da un polpo e poi da uno squalo, seguendo lo stesso gameplay che abbiamo già visto con l'inseguimento delle api e poi di Evil Crash, mentre la seconda sarebbe stata una sezione sull'overboard di Cortex, che possiamo vedere in una concept art e di cui gameplay è ancora trovabile tra i codici di gioco. Questo piano venne scartato e così seguì un altro progetto, in cui Crash avrebbe usato il Mecha Bandicoot per distruggere il convertitore viceversa dai gemelli che risucchiava il bene dell'isola Insanity. Entrambe le idee vennero scartate. È giusto, ora che è stato citato, spiegare cosa fosse il convertitore viceversa. Presente nel gioco finale perché citato dai gemelli cattivi. Adesso il nostro convertitore viceversa è in piena attività. Risucchia il bene da questa dimensione, lasciando dietro di sé il peggio di tutti i mondi possibili. Nel gioco non si vede mai e neppure si capisce bene cosa dovrebbe fare. Tramite quelli che la fanbase chiama Space Cat Trivia, ovvero dei post di Kate Webb e Paul Gardner, conosciuti all'epoca rispettivamente come Space Cat e Fake Nina, pubblicati pochi mesi dopo l'uscita di Twinsanity e che raccontavano la storia dello sviluppo del gioco e delle sue concept art all'interno del forum ufficiale del gioco, veniamo a sapere che il convertitore viceversa è un macchinario dei gemelli che prende il bene del nostro mondo e lo converte in male nella loro 10ª dimensione, aumentando così il potere della loro armata e del loro mondo. Un altro livello del gioco avrebbe visto Coco Bandicoot come personaggio giocabile all'interno del cyberspazio.
sfruttando le sue abilità di hacker per infiltrarsi nei sistemi informatici. In questo livello Coco avrebbe indossato una tuta nera aderente e avrebbe avuto a disposizione una serie di mosse acrobatiche, tra cui salti e calci a capriola. L'estetica dei livelli ricordava una fusione tra Tron e Matrix, ed il primo di questi livelli era intitolato Security Insanity, in cui Coco avrebbe dovuto penetrare nel sistema di sicurezza del vecchio laboratorio Castello di Cortex, tratto dal primo gioco della serie. I principali nemici del livello erano gli assistenti di laboratorio, vestiti in modo da somigliare agli agenti Smith di Matrix. Una volta che Coco avesse completato la sua missione, il dirigibile sarebbe stato sbloccato, permettendo a tutti e tre i personaggi di dirigersi verso l'Accademia del Male. Vi era anche un livello chiamato Lava Caves, posto sotto il laboratorio di Cortex, ma nella 10ª dimensione. Doveva essere l'opposto di Ice Climb, scalata sui ghiacci in italiano, ma anch'esso venne eliminato dal gioco. Altro livello cestinato è The Bug Run, che prevedeva un percorso opzionale nel livello Jungle Bungle, in cui Crash, invece che andare a destra e seguire Cortex saltando sui vermi verdi, sarebbe sceso sottoterra, inseguito da una miriade di insetti, in una tipica scena di fuga in cui il personaggio corre verso la telecamera. Questo ricorda il livello Classroom Chaos, poiché gli insetti furono successivamente spostati nella sezione di Cortex di quel livello. Tuttavia, il segmento venne tagliato dal gioco a causa della sua eccessiva difficoltà, che lo rese impraticabile per i giocatori che a quel punto del gioco erano ancora all'inizio della partita. Un articolo di GameSpot, pubblicato prima dell'uscita del gioco, suggeriva la presenza di 16 diverse missioni, oltre a 4 missioni bonus. Nel gioco finale appaiono solo le 16 missioni principali, suddivise in 4 gruppi, mentre le 4 missioni bonus furono eliminate. Questi livelli bonus erano suddivisi per le 4 grandi aree del gioco, ed erano Ocean Commotion per Insanity Island, Gonna Beat Coco per Iceberg Lab, Cortex Carnage per l'Accademia del Male e Megalomaniac Mind Mania per Twinsanity Island. Il livello Gonna Beat Coco è un'idea proveniente dai tempi di Evolution e avrebbe dovuto trovarsi tra Baldoria in alto mare e il viaggio verso l'Accademia. In questo segmento, dopo la scena in cui Coco rimane pietrificata nel tentativo di salvare Crash da Cortex, lo Psychotron avrebbe aperto un portale nella mente di Coco, permettendo ai giocatori di esplorare questo mondo nei panni di Cortex. Sebbene il livello fosse quasi completo, con tanto di doppiaggio e nome del livello in tutte le lingue, in italiano era Coco la svitata, venne infine tagliato a causa delle limitazioni della PlayStation 2, che non era in grado di gestire il numero di modelli e la complessità del codice. In un secondo momento si riuscì a farlo funzionare, ma era ormai troppo tardi per inserirlo nel gioco, a detta di Paul Gardner. Uno dei nemici di quel livello, l'elefante rosa, sarebbe tornato 16 anni dopo in Crash on the Run. Un altro livello cancellato, Megalomaniac Mind Mania, prevedeva l'esplorazione della mente di Cortex, in cui il giocatore avrebbe incontrato varie versioni distorte del personaggio. Riguardo al livello Cortex Carnage, invece, purtroppo non si hanno ancora informazioni dettagliate. In un altro livello, a quanto pare, avrebbe dovuto esserci una sezione di competizione tra Cortex e le formiche su veicoli UFO volanti. Nel corso dello sviluppo di Crash Twinsanity erano previste numerose altre idee e livelli che avrebbero reso il gioco ancora più ricco e vario, ma molte di queste non furono mai realizzate. Tra queste, un livello dedicato ai Komodo Brothers che avrebbe incluso tutte e 3 le isole del primo gioco di Crash Bandicoot. Sulla seconda isola, ad esempio, era stato progettato un gigantesco albero che Nina avrebbe scalato utilizzando le sue abilità, arrampicandosi fino in cima sopra le nuvole. In aggiunta, sempre su questa isola, avremmo trovato una pista da corsa allestita dai Komodo Brothers, una sorta di parodia o tributo al gioco Sega Outrun, in cui Cortex, ancora travestito con una parrucca bionda, sarebbe stato seduto sul sedile del passeggero lamentandosi freneticamente della guida spericolata di Crash, in corsa attorno alla pista con un veicolo senza freni. Un'altra scena scartata riguardava Dingodile, originariamente visto nella sua capanna durante una cena romantica con Toona Bandicoot, poco prima del livello Baldoria in alto mare. Nel gioco finale, tuttavia, vediamo Dingodile da solo intento a leggere un libro, prima di vedersi Crash e Cortex precipitare addosso a seguito della scivolata sui ghiacci. A causa di restrizioni temporali, questa scena venne abbreviata, ma i bozzetti che la illustrano sono ancora visibili nella galleria degli extra.
In una fase preliminare del gioco, entrando nel giardino della casa di Crash, una scimmia blu con una bombetta sarebbe saltata addosso a Crash, dando inizio ad una sequenza di lotta in cui il giocatore avrebbe dovuto cercare di immobilizzare la scimmia a terra per potersi liberare, in un meccanismo di gameplay simile a quello del roller brawl di Crash e Cortex. Uno dei personaggi pensati per il gioco era Entrance, un altro degli eccentrici dottori a caccia del tesoro dei gemelli cattivi. La storia prevedeva che il gruppo incontrasse Evil Crash nella 10ª dimensione, dove il malvagio alter ego di Crash avrebbe cercato di mangiare il cervello di Entrance come se fosse nuovo, con l'ausilio di un cucchiaino. Questa scena però fu eliminata perché ritenuta troppo cruda per il pubblico. È per questo motivo che nelle illustrazioni create da Kate Webb, Entrance appare incerottato, come se avesse subito un infortunio. Un'altra idea scartata, chiamata Koala Kong Express, prevedeva un livello ambientato su un gigantesco treno che correva lungo i binari verso una zona chiamata Crate Factory, nella 10ª dimensione. Il treno, che sarebbe dovuto appartenere sia a Embryo che a Koala Kong, sarebbe stato pilotato da quest'ultimo. Crash e Cortex avrebbero iniziato la loro corsa a bordo di un vecchio carrello ferroviario, correndo verso il giocatore, in fuga da massi e da Embryo trasformato. Alla fine, saliti sul treno, avrebbero dovuto raggiungere la locomotiva mentre il treno veniva gradualmente divorato dal mostro. Alla fine sarebbe seguito un breve scontro con Koala Kong, ma l'idea venne rapidamente accantonata poiché troppo complicata da implementare, tenendola da parte per un possibile seguito. Inoltre, l'idea originale della dimensione alternativa prevedeva versioni alterate delle 3 isole principali del primo Crash Bandicoot. In questa dimensione l'oceano era misteriosamente prosciugato e per spostarsi tra le isole, Cortex avrebbe utilizzato il suo overboard sul fondale secco, con Crash sulle spalle. Giunti alla versione alternativa della terza isola, avrebbero trovato una grande voliera con prigioniero il Good Cortex, imprigionato dai gemelli. Cortex tuttavia avrebbe deciso di non liberarlo, ritenendolo troppo pericoloso. Al posto del castello di Cortex sarebbe stata introdotta la Crate Factory, il luogo in cui tutte le casse vengono prodotte su lunghe linee di nastri trasportatori. Qui sarebbe stata introdotta una nuova cassa, la Time Crate, che, una volta distrutta, avrebbe rallentato il tempo per un breve periodo, permettendo a Crash di superare ostacoli altrimenti insormontabili. In questo scenario si sarebbe svolta anche una corsa con il maestro del tempo, Entropy, utilizzando le casse per rallentarlo. Completata la gara, Entropy, incapace di fermarsi, sarebbe finito fuori dalla fabbrica contro una pila di casse, sbloccando una cascata che avrebbe riempito di nuovo l'oceano, permettendo di proseguire nel gioco. Un'ulteriore proposta abbandonata fu quella di un minigioco sulla barca in viaggio da Insanity Island alla Iceberg Lair. Alla guida della barca avremmo trovato Capu Capu, un indigeno e personaggio poi eliminato dal gioco. Crash avrebbe dovuto respingere un'ondata di piranha lanciandoli lontano dall'imbarcazione per tutta la durata del tragitto. Alla fine, tutti i piranha sarebbero atterrati su un'isola deserta dove Fake Crash e Crunch si trovavano intrappolati e avrebbero iniziato ad attaccarli mentre questi urlavano terrorizzati. Infine, per sbloccare gli extra, i bozzetti e le opere concettuali, era stata ideata una sezione del gioco ambientata in un piccolo museo su Insanity Island. In questa versione, Crunch avrebbe dovuto essere il custode del museo e consegnando le gemme a lui si sarebbero sbloccati nuovi contenuti artistici. In una delle pareti del museo sarebbe apparsa una foto tratta da Crash Bandicoot 2 Entranced per Game Boy Advance, che mostrava Entropy catturato da Crash, Crunch e Coco. Crash to Insanity è il gioco in cui Lex Lang fece il suo debutto come voce del dottor Neo Cortex, sostituendo lo storico Clancy Brown, che aveva doppiato il personaggio da Crash Bandicoot 2 fino a Crash Nitro Kart. La decisione di cambiare voce fu influenzata dal feedback dei giocatori, che trovavano la performance di Clancy Brown troppo minacciosa e sinistra per un pubblico giovane. Durante un'intervista al Phoenix Comic Con del 2013, Lex Lang raccontò della sua esperienza per succedere a Clancy Brown. Spiegò che, mentre la versione di Brown di Cortex era molto intensa e minacciosa, il nuovo approccio per Twinsanity richiedeva un Cortex più caricaturale ed eccentrico, con un tono più divertente e sopra le righe. Lang descrisse il suo Cortex come un personaggio che, invece di essere semplicemente malvagio, era maniacalmente narcisista, concentrato sulla propria gloria e ossessionato dall'idea di dominare il mondo. Lang apprezzò la libertà creativa che gli fu concessa durante la registrazione, dove spesso il regista lo incoraggiava a improvvisare, rendendo il personaggio più divertente e stravagante.
Questa nuova interpretazione di Cortex aggiunse un elemento di comicità al gioco, rendendo il personaggio memorabile per la sua teatralità ed il suo egocentrismo maniacale. K2Web fu uno degli sviluppatori più importanti per Twinsanity, non solo per la nuova direzione intrapresa dal cancellamento di Evolution, ma anche per alcune idee. Sua è l'idea di creare il personaggio di Rusty Walrus, basandosi sul boss finale del suo videogioco preferito A New Zealand Story, in cui il cattivo principale era un tricheco blu. Anche il titolo stesso del gioco fu una scelta sua. Avvenne tutto a pochi giorni dall'inizio del marketing del titolo. I titoli pensati erano Crash Evolution, Crash Bandicoot Fully Fluxed, Crash Bandicoot A Whole New Dimension, Crash Bandicoot Tandemonium e Crash Bandicoot Unlimited. A tal proposito, Gardner dirà: Abbiamo scelto molti titoli diversi prima di Twinsanity. Fully Fluxed era un'altra possibilità, alla fine Vivendi ci ha dato un ultimatum. Avevamo un'ora di tempo per decidere un titolo, e il titolo sarebbe stato Unlimited. Il titolo Twinsanity fu un'idea di K2Web, che lo propose con soli 5 minuti d'anticipo. Non riuscivamo a decidere tra Twinsane e Twinsanity, adesso sembra abbastanza ovvio. K2Web invece dirà: ricordo alcuni nomi che il gioco aveva prima del mio arrivo: Crash Unlimited, Crash Fully Fluxed, Crash Evolution e forse ce ne sono stati altri. Crash Twinsanity è stato uno dei nomi che ho proposto all'ultimo minuto. Credo che fosse un sabato, quando una manciata di noi era in ufficio per finire il lavoro e il produttore è arrivato un po' in preda al panico perché doveva finalizzare il titolo per il marketing. Credo che siano state avanzate alcune idee e forse ho detto Crash Twisted Twinsanity come riferimento al fatto che i gemelli sono i cattivi. Poi è stato abbreviato in Crash Twinsanity e il resto è storia. Crash Twinsanity venne presentato alle 3 del 2004 mostrando, come anticipato in un'intervista allo sviluppatore Kirk Scott per GameSpot, i cattivi del gioco, i gemelli cattivi. Il gioco venne mostrato in pompa magna e vennero distribuiti dei dischi demo, all'incirca 20.000 copie, da portare a casa e provare sulla propria console. La demo presentava il titolo provvisorio, Crash Bandicoot Unlimited, che doveva essere usato nei territori PAL. Successivamente il titolo Twinsanity venne scelto per tutti i territori occidentali. La demo presentava una warp room in una delle stanze del laboratorio di ghiaccio, creata appositamente per la demo, e mostrava una delle mosse inedite di Crash poi cancellata, il pugno. Con la combinazione di roteata con quadrato e scivolata con cerchio, Crash avrebbe dato un pugno ben assestato verso una direzione indicata. L'idea in sé funzionava particolarmente contro determinati tipi di casse e di nemici, ma il team rimosse infine la super mossa perché era davvero troppo super. Riusciva a distruggere persino pezzi di livelli, buggando il gioco. Abbiamo parlato del grande antagonismo tra Vicarious Visions e Traveler's Tales in passato. La figura di Nina Cortex personifica in modo esemplare questa tensione. Durante la campagna marketing di Crash e Spyro Fusion durante i primi mesi del 2004, usciti nello stesso anno di Twinsanity, il team di Oxford vide nelle immagini promozionali una sezione della boss battle di Nina in cui Crash doveva sfuggirle in groppa Polar. Restarono tutti sgomenti della cosa. A tal proposito, K2Web ricorderà in un'intervista: ricordo proprio il momento in cui l'abbiamo scoperto. Stavo dando un'occhiata a delle immagini appena rilasciate di Crash Fusion e a un certo punto riconobbi l'immagine di Nina Cortex sulla schermata. Andai a mostrarlo al nostro lead designer e al produttore e rimasero sconvolti. A quanto pare non ne sapevano nulla. Credo che il lead game designer, Paul Gardner, sia quello che rimase più colpito. Era molto affezionato al personaggio di Nina Cortex e aveva avuto un ruolo importante nella sua caratterizzazione e nel suo sviluppo. Penso che sia rimasto abbastanza scocciato del fatto che Nina sarebbe apparsa per la prima volta in un altro gioco, quando in teoria doveva essere Twinsanity il suo esordio. Il cameo di Spyro in Crash Twinsanity rappresenta uno dei primi veri crossover tra i giochi di Crash e Spyro, ed è una storia che merita di essere raccontata. Durante lo sviluppo del gioco, il team decise di inserire un riferimento divertente quando Crash e Cortex trovano la stanza del tesoro dei gemelli cattivi. L'idea era di suggerire che i gemelli avessero usato la loro tecnologia per saccheggiare altre dimensioni e persino altri giochi, inserendo nel tesoro oggetti che richiamassero elementi iconici di altri franchise, come gli anelli di Sonic o le monete di Mario. Per rendere questa idea ancora più efficace, il team pensò di far apparire un personaggio proveniente da un'altra dimensione, deciso a reclamare il tesoro rubato dal proprio mondo e a punire i responsabili. Paul Gardner propose un personaggio originale, chiamato Moronic l'idraulico, in inglese Moronic the Plumber, parodia di Sonic e Mario che ripeteva la frase "It's not a me", prendendo in giro l'iconico "It's a me" di Mario. L'idea venne però respinta dall'editore con una risposta tipo "Stai scherzando? No!".
Sorprendentemente, al posto di Moronic, l'editore propose di utilizzare Spyro, un personaggio ben noto e amato dai fan. Eurocom, sviluppatore di Spyro a Hero's Tale, fornì gentilmente il modello di Spyro, che si adattava perfettamente allo stile di Twinsanity. Così, grazie ad una proposta iniziale considerata assurda, nacque uno dei cameo più memorabili della serie, con Spyro che apparve in Crash Twinsanity. Twinsanity è un caso unico nella serie, essendo l'unico titolo ad avere 2 giochi per cellulari Java creati per promuovere il gioco principale su console. Il primo, Crash Twinsanity 3D, sviluppato da Cowlink e rilasciato a giugno 2004, è un gioco semplice in cui Crash corre ed evita ostacoli. Presenta una prospettiva in finto 3D, simile ai vecchi Mario Kart, e riprende lo stile classico dei Crash su binari. Crash può muoversi in tutte le direzioni e usare mosse iconiche come il salto, il doppio salto, la rotazione e la panciata. Nel gioco sono presenti i frutti Wumpa, le casse TNT e le nitro, e anche il cronometro. Toccando quest'ultimo si attiva una prova a tempo. Il secondo gioco, chiamato semplicemente Crash Twinsanity, è stato anch'esso sviluppato da Cowlink e rilasciato a novembre 2004. Questo gioco si basa sulla meccanica del Dock Amok, familiare ai giocatori della versione console. Crash corre su un lato dello schermo, disattivando trappole e attivando interruttori per permettere a Cortex di avanzare indenne dall'altro lato. A volte accade il contrario, costringendo il giocatore ad aspettare che sia Cortex ad attivare qualcosa. Crash può usare il suo classico attacco rotante per rompere le casse, raccogliere frutti Wumpa e vite. I checkpoint sono segnati da grandi teste Tiki e il gioco salva la posizione quando sia Crash che Cortex li attraversano, permettendo di riprendere in caso di morte di uno dei 2 personaggi. È curioso pensare che Crash Twinsanity abbia avuto 2 titoli diversi per cellulare, una particolarità che lo distingue nella storia della serie. La colonna sonora di Crash Twinsanity è stata composta, eseguita, arrangiata e prodotta dal gruppo a cappella Spiral Mouth, una band nota per le sue esibizioni senza l'uso di strumenti musicali, sebbene con l'impiego di tecnologie moderne per l'elaborazione del suono. La registrazione ed il missaggio della colonna sonora furono realizzati da Gabriel Mann presso gli Asylum Recording Studios di Los Angeles. La scelta degli Spiral Mouth come compositori rifletteva il desiderio di enfatizzare lo stile scanzonato e surreale del gioco, conferendo alla musica un tono simile a quello di una commedia slapstick, in linea con l'atmosfera di un buddy movie ricco di umorismo e follia. Crash Twinsanity venne lanciato sul mercato americano il 28 settembre 2004, seguito dall'uscita europea l'8 ottobre 2004 e da quella australiana il 28 ottobre 2004. In Giappone il gioco fu pubblicato con il titolo Crash Bandicoot 5 Crash e Cortex no Yabo, ovvero Crash Bandicoot 5 Crash e l'ambizione di Cortex, il 9 dicembre 2004. All'uscita Twinsanity ricevette recensioni contrastanti o nella media. Secondo il sito Metacritic, la versione per PlayStation 2 ottenne un punteggio di 64 su 100, mentre la versione per Xbox ricevette 66 su 100. Play Magazine lodò il lavoro di Traveler's Tales, affermando che Traveler's Tales ha creato un'epopea cartoon a 60 frame al secondo, senza sacrificare l'ampiezza, le imponenti battaglie con i boss o gli effetti vividi, bilanciando abilmente l'integrità dei modelli e degli ambienti con le prestazioni. James B. Pringle di IGN aggiunse che il publisher Vivendi Universal e lo sviluppatore Traveler's Tales hanno infuso così tanto umorismo e simpatia nel gioco che riderete a crepapelle. Non vedrete l'ora di sconfiggere ogni boss non solo per avvicinarvi alla fine del gioco, ma per assistere ad alcuni dei migliori dialoghi in game e al doppiaggio più divertente in circolazione. Andrew Wooldridge di OneUp.com descrisse il gioco come divertente, piacevole da giocare e un miglioramento definitivo rispetto ai livelli claustrofobici e lineari dei giochi precedenti. EveryEye.it lo definì un buon platform che fa dell'ironia, della semplicità di gioco e del divertimento le proprie armi vincenti. I 2 nemici amici Crash e Cortex danno vita a numerose gags e battute che più di una volta vi indurranno a sorridere. Brent Sobolewski di Team Xbox incoronò Twinsanity come uno dei migliori titoli di Crash rilasciati fin dalla sua prima incarnazione su console domestiche, e il suo uso creativo di combinare vecchi nemici come partner è ciò che dà a Twinsanity una nuova linfa vitale. FabFab di Spazio Games dichiarò che tecnicamente parlando, i programmatori di Traveler's Tales hanno fatto davvero un buon lavoro. Crash e Cortex sono realizzati con uno stile caricaturale che si fa apprezzare soprattutto nelle sequenze di intermezzo, dove espressioni eccessive e la divertente gestualità dei 2 rende le situazioni sempre originali e in grado di strappare più di un sorriso.
Il dottor Cortex travestito da Coco è irresistibile. Naturalmente, uguale cura è stata dedicata alle animazioni in-game, sempre precise e caratteristiche. Nonostante i pareri positivi, alcune critiche emersero. Massimo Reina di Multiplayer.it disse che nonostante il suo sorriso a 36 denti, il povero Crash stavolta ha poco da ridere. Divertente, immediato, ma purtroppo vetusto, soprattutto se paragonato ad altri prodotti del genere, nettamente più curati e vari. Crash to Insanity paga forse il fatto di essere arrivato sugli scaffali dei negozi in questa sua nuova veste in netto ritardo rispetto alla concorrenza. Ryan Davis di GameSpot concluse che è un po' grezzo e non rivoluziona i platform 3D, ma dà alla serie la spinta che Wrath of Cortex non riuscì a dare, e ciò che fa lo fa abbastanza bene. Dal punto di vista delle vendite, la fortuna di Crash to Insanity è stata mista. L'unica fonte a fornire un numero di copie vendute sarebbe il sito VG Charts, che riporterebbe un totale di circa 800.000 copie tra versione PS2 e quella Xbox. Nelle classifiche del tempo il gioco si piazzò abbastanza bene, figurando tra i titoli più venduti del periodo delle feste di quell'anno, assieme ad altri pilastri dell'epoca come The Sims 2, Burnout 3, Halo 2, The Simpsons Hit and Run e l'immortale GTA San Andreas. Tuttavia, se confrontiamo le vendite di Crash to Insanity con gli altri titoli della serie, il risultato che osserviamo è deludente. Tra tutti i giochi di Crash usciti su console casalinghe, infatti, To Insanity sarebbe quello che ha registrato meno vendite. Se estendiamo il confronto alla serie intera, risulta il terzo peggiore in assoluto, superando solo Crash Bandicoot Fusion e Crash Boom Bang. Sono un'unica squadra, ma restano nemici giurati. Costretti da una forza malvagia che sta minacciando la loro isola, Crash Bandicoot e Dottor Neo Cortex dovranno allearsi nella più divertente avventura mai creata. Controlla la litigiosa coppia attraverso innovative mosse di squadra, in cui i due si scontrano, lottano ed attraversano ambienti totalmente in 3D e completamente esplorabili. Riusciranno i due strampalati eroi a salvare il loro mondo prima di annientarsi a vicenda? O la loro battaglia porterà alla fine dell'umanità ed all'estinzione dei Bandicoot? 3 personaggi giocabili, compresa Nina Cortex, la ragazza bionica. Boss incredibilmente potenti sfideranno i nostri litigiosi eroi. Verifica le perfide mosse del team in questo gioco. Sono passati 3 anni dall'ultima volta che Crash Bandicoot ha sconfitto il Dottor Cortex, riuscito a fuggire con il suo maestro Uka Uka atterrando su una landa ghiacciata dell'Antartide. Il destino ha voluto che entrambi finissero congelati e alla deriva attraverso i mari, arrivando infine nelle calde acque del loro arcipelago preferito. Dopo essersi scongelato, Cortex decide di sbarazzarsi del Bandicoot da solo, una volta per tutte. Più tardi, sull'isola della follia, Coco, la sorella di Crash, gioca felicemente vicino alla loro casa. La ragazza non sa che Cortex osserva la scena da vicino. Il dottore imposta la sua pistola a raggi su Stordimento e fulmina Coco. La ragazza non è più in grado di muoversi e Cortex inizia la fase successiva del suo ingegnoso piano. Crash è da qualche parte sulla spiaggia, a scavare buche nella sabbia e a comportarsi in modo spensierato proprio come 3 anni prima. All'improvviso sente una voce che lo chiama. Non è altro che Cortex, abilmente travestito da Coco. Con l'inganno, Crash lo segue fino all'altro lato della baia. Quando arrivano, Cortex si toglie il travestimento e si rivela a Crash. Confuso, Crash non ha altra scelta che combattere Cortex. Tutto questo è un giorno come un altro nella loro vita, ma non sapevano che le cose stavano per prendere una piega inaspettata. Dopo una serie di contrattempi, si trovano di fronte ad una coppia di strane creature simili ad uccelli. Si fanno chiamare gemelli cattivi e vogliono prendere Cortex e distruggere le isole. Dopo aver mostrato i loro surreali poteri a Cortex, quest'ultimo scappa più veloce di Papu Papu verso un barbecue di cinghiali. Chi sono questi nuovi nemici? E cosa hanno a che fare con Cortex? Neo cerca la risposta a queste domande e, poiché è terrorizzato dai gemelli, decide di chiedere aiuto a Crash. Crash, che non è mai stato uno che porta rancore, accetta di aiutare Cortex, a patto che questo significhi sbarazzarsi dei gemelli e salvare la sua isola natale. Si crea un'improbabile alleanza che vede il Bandicoot e lo scienziato malvagio puntare allo stesso obiettivo, collaborando a malincuore. Crash Bandicoot e il malvagio Dottor Cortex si sono alleati. Controlla Crash e il genio del male ed usa mosse di squadra spaccaossa. Lavorano insieme ma non fanno certo i salti di gioia. Crash to Insanity, disponibile ora per PlayStation 2 ed Xbox.
Crash to Insanity rappresenta un punto di svolta audace e coraggioso nella storia della serie di Crash Bandicoot. È stato un tentativo di allontanarsi dalle formule collaudate e ristrette delle Warp Room per abbracciare un mondo più aperto e interconnesso, con la narrazione che si fa strada in maniera predominante rispetto al gameplay tradizionale. Questa scelta di design ha conferito al gioco un'identità nuova e fresca, che molti fan, me compreso, hanno apprezzato particolarmente. Ci sono molti aspetti di Crash to Insanity che mi hanno colpito positivamente. In primo luogo, l'umorismo. To Insanity è permeato da un'ironia vivace e da momenti comici che sono ben distribuiti nel corso dell'avventura. I combattimenti con i boss, un punto cardine della serie, non deludono neppure in questo titolo, offrendo sfide creative e divertenti che sfruttano appieno le dinamiche del gioco. Un plauso particolare va al design dei personaggi, con Cortex che spicca su tutti per la sua caratterizzazione eccentrica e caricaturale. L'evoluzione della formula di gioco è un altro aspetto degno di nota. L'esperienza più esplorativa ha dato respiro all'intera struttura del gioco, permettendo una maggiore immersione ed un senso di libertà mai sperimentato prima in un titolo di Crash. Finalmente Crash è libero dalla sua prigione a tunnel e può muoversi in un ambiente più vasto e interconnesso. Sebbene questa transizione sia arrivata con qualche anno di ritardo rispetto alle aspettative, ma alla fine è stata una giusta direzione per la serie. Tuttavia, non è tutto rose e fiori. Uno degli aspetti più frustranti di Crash to Insanity è la sua incompletezza. Il gioco infatti appare come un prodotto non del tutto finito, quasi una bozza di ciò che avrebbe potuto essere. La presenza di glitch, pur essendo divertenti da cercare per i giocatori più smaliziati, mostra una mancanza di rifinitura che avrebbe potuto elevare l'esperienza complessiva. Poi c'è la questione della durata. To Insanity è un gioco molto corto, una sensazione che si acuisce col passare degli anni e con l'abilità di chi lo gioca. Anche il cast dei personaggi risente di questa incompletezza. Molti dei personaggi classici fanno solo brevi apparizioni, lasciando un amaro senso di soddisfazione. Inoltre, la storia soffre di bruschi tagli di sviluppo dovuti al poco tempo e ad uno sviluppo caotico. Alcuni eventi sembrano accadere senza una spiegazione logica, come se mancasse un filo conduttore che unisce le varie sequenze narrative. Questa sensazione degli eventi che accadono perché sì è un vero peccato, considerando che To Insanity ha avuto comunque il potenziale di essere uno dei migliori giochi di Crash Bandicoot del periodo PS2. Dal punto di vista grafico, Crash to Insanity è un titolo che ha sicuramente puntato alto. Lo stile visivo è distintivo, con colori spesso acidi e accesi che donano al gioco un aspetto unico. Se da un lato questo è un pregio, dall'altro può risultare visivamente strano per alcuni, come se ci fosse una dissonanza tra l'aspetto visivo e l'estetica tradizionale della serie. Tuttavia non si può negare che il gioco sia visivamente affascinante ed è un piacere per gli occhi, specie per l'epoca. Le meccaniche di gioco sono, a mio avviso, parecchio buone. Crash si controlla in modo fluido e reattivo, offrendo un'esperienza di gioco soddisfacente. Cortex, con il suo gameplay unico, si rivela ben bilanciato, mentre Nina rappresenta una combinazione intrigante dei due protagonisti principali. Tuttavia ci sono anche delle piccole pecche, come il gancio di Nina che a volte non funziona come dovrebbe, un difetto particolarmente sentito durante lo scontro con il boss finale, o problemi di natura prospettica, in cui risulta piuttosto facile sbagliare dove atterrare. Non si può parlare di Crash to Insanity senza menzionare la colonna sonora, che è uno dei punti più alti del gioco. Le musiche sono assolutamente eccezionali, interamente realizzate a cappella dai talentuosi Spiral Mouth, e sono incredibilmente orecchiabili. Le melodie si insinuano nella mente e non se ne vanno più, tanto che ti ritrovi a canticchiarle anche molto tempo dopo aver spento la console. La musica dell'Isola della Follia, in particolare, è un vero e proprio tormentone. Se potessi cambiare qualcosa di Crash to Insanity, lascerei semplicemente lo sviluppo del loro vecchio gioco, senza alcun reboot di produzione. Ci sono troppi livelli, idee brillanti e contenuti che sono stati tagliati, sacrifici che hanno purtroppo limitato il potenziale del gioco. Sarebbe stato fantastico vedere Evolution completamente realizzato, così come era stato immaginato originariamente dagli sviluppatori. Anche la concorrenza dell'epoca, come Ratchet & Clank, ha sicuramente giocato un ruolo nel frenare alcune delle ambizioni del titolo, ma chissà, magari un giorno avremo la possibilità di vedere una versione definitiva di questa piccola perla imperfetta, ma immensamente affascinante, del mondo di Crash to Insanity. Ma quindi, a conti fatti, com'è Crash to Insanity?
Twinsanity rappresenta un grande salto per la serie di Crash Bandicoot. È ancora ricordato oggi perché ha portato una ventata d'aria fresca che nessun altro gioco di Crash per PlayStation 2 aveva saputo offrire. Con un Cortex in gran forma e con ambientazioni pittoresche, Twinsanity si posiziona né come il migliore né come il peggiore, ma sicuramente come uno dei titoli più riusciti di tutta la serie. Tuttavia non è esente da difetti. A causa di uno sviluppo travagliato, confuso, mal gestito e poco professionale, il gioco è molto breve e pieno di glitch. Questi vanno da stranezze innocue, alcuni glitch possono addirittura risultare utili se si sa come sfruttarli, fino a situazioni in cui ci si blocca e bisogna riavviare il gioco, anche se quest'ultimo caso è raro a meno che non si stia volontariamente sperimentando. Inoltre, alcuni evidenti buchi di trama, improvvisi picchi di difficoltà ed una mancanza di rifinitura in alcune aree possono compromettere l'esperienza del giocatore medio. D'altra parte però Twinsanity è un rinfrescante omaggio alla serie sin dai suoi esordi, ed i fan di lunga data di Crash Bandicoot saranno molto probabilmente disposti a sorvolare su questi difetti, apprezzando il gioco per quello che è. Ma è davvero tutto qui? Nel corso di questi 20 anni, l'opinione su Crash Twinsanity è stata una vera e propria montagna russa, alternando critiche positive e negative. Ma ciò che emerge chiaramente è che Crash Twinsanity è, senza dubbio, uno dei titoli più celebri del franchise, subito dopo la trilogia originale e Crash Team Racing, sorpassato probabilmente da Insane Trilogy e CT Retrofueled, che comunque sono remake dei titoli originali, e da Crash Bandicoot 4 It's About Time. Questo successo è evidente da molti fattori e si manifesta innanzitutto tra i fan della serie. Comunità e forum, come lo storico Twinsanity Forum e l'importantissimo Beyond Twinsanity, sono nati per celebrare il gioco, e le mod, sempre più numerose e sorprendenti, offrono a fan e giocatori nuovi modi di vivere uno dei loro titoli preferiti. Tutto questo grazie a tool creati dai fan come il Create Mode Loader ed il Twinsanity Editor. Si può dire che là fuori nel web probabilmente ci sono più mod dedicate a Twinsanity che a qualsiasi altro gioco di Crash. Ma la notorietà di Twinsanity va oltre la passione dei fan. È radicata anche tra i vari sviluppatori che si sono susseguiti nel franchise. Ogni gioco successivo a Twinsanity ha tratto ispirazione da quest'ultimo. Crash Tag Team Racing, ad esempio, risente fortemente della direzione artistica e comica di Twinsanity. Crash Boom Bang, nella versione occidentale, adotta il design di Twinsanity per Crash. Crash of the Titans presenta un Cortex grottesco e patetico, mentre in Mind Over Mutant ci sono riferimenti a Madame Amberly e alla sua Accademia del Male. Persino in Skylanders Imaginators, Aku Aku menziona l'isola dei gemelli folli, la Twinsanity Island. In Crash Insane Trilogy, il design di Cortex si avvicina più alla versione di Twinsanity che a quella classica, e l'umorismo slapstick delle cutscene è un omaggio diretto ai toni di Twinsanity. L'iconica posa di Crash con i pollici alzati è stata ricreata per creare l'altrettanto iconico artwork di Crash in Insane Trilogy. In CTR Retrofueled, 2 piste fanno riferimento a Twinsanity. Incubo di Nina mostra quella che sembra l'Accademia del Male, così come mostra Madame Amberly e la versione giovane di Brio, Cortex ed Engine, compresi Victor e Moritz, ancora pappagallini. È presente anche l'ombra di Evil Crash. Ed in Mega Mix Mania mostra la corazzata di Engine, completamente distrutta, con un riferimento anche a Rusty Walrus. I gemelli cattivi compaiono in uno schermo nello spazio in Crash 4, e addirittura nel cancellato Crash 5 di Toys for Bob c'erano chiari riferimenti a Twinsanity, dall'Accademia del Male agli ambienti aperti. Insomma, Crash Twinsanity ha segnato un punto cruciale nell'intera serie. Ancora oggi possiamo affermare che Twinsanity ha influenzato profondamente i giochi successivi di Crash Bandicoot, e questo segna un'eredità potente ed innegabile. Nonostante i suoi difetti tecnici e le sue evidenti mancanze, ciò che ha sempre brillato è stato il cuore degli sviluppatori. Un cuore che ha saputo raggiungere e toccare sia i fan che le software house successive. Crash Twinsanity è ricordato per ciò che ha donato, non per ciò che avrebbe potuto essere, nel bene e nel male. Dal 2004 gli sviluppatori di Crash Twinsanity, il team di Traverse Tales Oxford Studio, si ritrovano quasi ogni 2 anni per una rimpatriata, come un gruppo di vecchi amici. Per molti di loro Twinsanity fu il primo gioco sviluppato e ne conservano ricordi agrodolci.
Nel corso degli anni, specie negli anni recenti, siti come il Crashmania, Beyond Twinsanity e anche lo stesso Crash Zone hanno intervistato i vari sviluppatori di Crash Twinsanity, tra cui Paul Gardner, Kate Webb e Daniel Tonkin. Alla domanda cosa cambieresti di Crash Twinsanity, Kate Webb risponderà: probabilmente non avrei cambiato nulla, perché sono stato davvero soddisfatto del mio contributo al progetto, visto che si trattava della mia prima esperienza nel mondo professionale dello sviluppo dei videogiochi. Penso che sia stata una grande opportunità e che tutte le idee e i suggerimenti che ho proposto abbiano avuto l'opportunità di essere ascoltati e considerati all'interno del gioco. E credo che molte altre persone si siano sentite allo stesso modo. Credo che lo sviluppo del gioco sia avvenuto in modo più organico rispetto a un processo di sviluppo più rigido, e questo gli ha permesso di avere l'atmosfera unica che ha. E forse è per questo che viene ricordato con affetto dopo tutti questi anni. Se ci fossimo attenuti all'opzione sicura e avessimo creato un altro sequel tipo Wrath of Cortex, credo che avremmo fatto un torto a tutte le persone coinvolte e a tutte le loro personalità e creatività individuali. Mentre alla domanda se il team fosse rimasto soddisfatto da Twinsanity, Paul Gardner risponderà: penso che sia stato molto impegnativo per noi realizzare Twinsanity. Era il nostro primo gioco come gruppo e per molti di noi era il primo titolo in assoluto. Ripensandoci ora, credo che la maggior parte di noi ritenga che sia stata una grande esperienza e che sia molto affezionata al titolo. Non direi che ne siamo soddisfatti, ci sono così tante cose che avremmo voluto fare e così tanti difetti, ma penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che ha uno spirito davvero fantastico, che credo sia il risultato della passione e dell'energia che l'intero team ha messo in Twinsanity. Sembra un gioco di Crash Bandicoot fatto a mano. Anche quando discutevamo si trattava sempre di come migliorare il titolo. Si sente che il gioco è stato fatto con amore. Alla domanda il team di Traveler's Tales Oxford Studio lavorava senza problemi o forse c'erano molti conflitti e disaccordi sul gioco, Daniel Tonkin risponderà: dal mio punto di vista ci sono stati molti conflitti durante lo sviluppo. Ho partecipato personalmente a molte riunioni in cui si manifestavano frustrazione, malumori e perfino rabbia per il modo in cui il gioco veniva gestito e per le decisioni che venivano prese. C'era una tensione piuttosto palpabile tra molti membri dello studio. I ruoli erano spesso poco definiti e la struttura dello studio ha subito numerosi cambiamenti nel corso del tempo. C'erano frequenti cambi di ruolo nel personale che spesso non venivano comunicati chiaramente allo staff. C'era un problema in particolare per me, che era la delineazione poco chiara delle responsabilità, cioè non si capiva chi fosse responsabile di cosa. Ammetto che a volte ero incredibilmente frustrato per il modo in cui si svolgeva il processo di sviluppo e, come persona che a quel punto aveva già una carriera di 8 giochi alle spalle, ero spesso stupito di quanta poca disciplina e quanta volubilità ci fossero. Dato il profilo dell'IP e l'importanza del suo successo, c'erano molti aspetti del processo di sviluppo e della mentalità dello studio che ho trovato molto preoccupanti. In tutta onestà, sono ancora stupito che alla fine siamo riusciti a realizzare un gioco completo. Contrariamente a quanto molte persone sembrano credere su Twinsanity, l'editore Vivendi Universal è stato incredibilmente paziente e di supporto, credo perfino più di quanto dovessero. I problemi che sono emersi durante lo sviluppo di Crash Twinsanity erano interamente dovuti al modus operandi di Traveler's Tales. Subito dopo l'uscita di Crash Bandicoot Insane Trilogy, Kate Webb inviò una lettera aperta a Vicarious Visions e Activision, congratulandosi per il successo del gioco e auspicando che un giorno si potesse realizzare un remake di Crash Twinsanity. Sempre nel 2017, un ex sviluppatore di Traveler's Tales Oxford Studio e dipendente di Vicarious Visions rivelò sul forum di NeoGAF che lui e alcuni colleghi si erano riuniti per discutere un possibile remake da presentare ad Activision Blizzard. Da allora, tutto è rimasto in silenzio. In una delle più recenti interviste alla domanda "ti piacerebbe un remaster o un remake di Twinsanity?", Daniel Tonkin risponderà: mi rendo conto che ci sono fan di Twinsanity là fuori e li apprezzo davvero per l'affetto che nutrono per il gioco. Per me l'intera esperienza è stata a due estremi. Ho adorato gli amici che mi sono fatto e non dimenticherò mai quanto abbiamo riso insieme al pub e quanto ci siamo aiutati a vicenda, ma il lavoro in sé è stato incredibilmente difficile e irto di ostacoli, sia tecnici sia sociali.
Il motivo per cui dico questo è che quando guardo Twinsanity ora sono investito dai ricordi di entrambi gli aspetti e sono un po' combattuto riguardo al gioco stesso. In tutta onestà non posso dire che sia un buon gioco degno di una rimasterizzazione. Ci sono così tante cose che vedo sbagliate in questo gioco e questo è il risultato diretto di un processo di sviluppo imperfetto. D'altro canto, credo che dal punto di vista tecnico e logistico, per non parlare di quello commerciale, sarebbe incredibilmente improbabile realizzare una remaster di Twinsanity. E arriviamo ad oggi, in cui, nel luglio del 2024, l'intero team si è riunito ancora una volta, per celebrare insieme il 20° anniversario di Crash Twinsanity. Hanno ricordato i bei tempi, i giorni di uno sviluppo caotico, a volte slegato, forse poco professionale, ma con tantissimo cuore e passione per Crash Bandicoot. Bene Crashari, questo video finisce qui. È stato massacrante realizzare questo documentario, non perché non fosse interessante, ma perché tutte le varie dichiarazioni rilasciate in questi ultimi 20 anni sono state assurde, criptiche, caotiche, proprio come lo sviluppo di Crash Bandicoot Evolution e di Crash Twinsanity. Ringrazio con tutto il cuore Andrea Bugaboom, Enrico E0DX e Marco Croma per avermi aiutato a dare le voci ai 3 sviluppatori di Crash Twinsanity. In un certo modo l'amore per la nostra serie preferita si dimostra anche con queste collaborazioni. Ringrazio anche gli utenti del Crash Zone, vecchi e nuovi, che hanno partecipato al video dando voci aggiuntive. Ringrazio ancora una volta Andrea Bugaboom per la revisione del mio script, sciogliendo questa grande matassa che è stato lo sviluppo di Evolution e di Crash Twinsanity. Vi ringrazio tutti quelli che mi hanno sopportato e supportato in questi mesi di sviluppo di questo video e ringrazio soprattutto voi per essere arrivati fino a questo punto, per aver aspettato un anno per questa retrospettiva che si è trasformato in qualcosa di molto più grande di quello che inizialmente doveva essere. Ci vediamo in un prossimo video Crashari, statemi bene e come sempre viva Crash Twinsanity!